4,97 m di lunghezza, 1,93 m di larghezza, 1,46 m di altezza, 565 litri del bagagliaio, diventano 1.600. Ma io i numeri, ma che cosa ve li do a fare? Io do i numeri soltanto guardandola questa Audi RS6, ma guardate che spettacolo! Davanti, straordinaria, con questo nido ad ape e questo single frame opaco, i fari full LED matrix, guardate le grandissime prese d'aria in taglio laterale, le longarine allargate, i cerchi da 21, i freni carboceramici, la spalla che non c'è, le calotte in argento satinato, l'ingresso keyless! Insomma, mi sembra di essere una televendita col baffo. Vabbè, allora adesso io invece mi calo nell'abitacolo e vi faccio vedere che come sempre ho la possibilità di gestirmi il volante in altezza e in profondità. Tra l'altro è tutto regolabile elettricamente, ho due posizioni, due memorie anzi in realtà, per il mio sedile, non ho problemi per la testa e neanche per le gambe nonostante il tunnel sia particolarmente abbondante. Dietro come ci si sta? Il passo è più che sufficiente per far stare un occupante abbastanza abbondante anche dietro di me, certo con il sedile impostato sull'altezza di Andrea. Sto veramente comodo. Tra l'altro io dietro posso gestirmi le bocchette dell'aria condizionata, ho anche la possibilità di gestirmi le 4 zone, diciamo la mia zona delle 4 disponibili sul climatizzatore. Molto comodi gli agganci Isofix, guardate la trama dei sedili, bellissimi, questa è Alcantara e questa è pelle, davvero un abbinamento straordinario. Così come straordinario lo spoiler, il paraurti RS, anche dietro molto accattivante, direi quasi da pista. Tante cose da raccontare nel bagagliaio. Vedete la lunghezza del vano di carico, io posso anche allungarla andando ad abbattere i sedili posteriori. Ho i binari molto comodi, ho una reticella, ho tanti ganci e soprattutto qui sotto ho ancora spazio perché non c'è la gomma di scorta. Insomma, potrei anche chiuderla a livello di serrature, guardate intanto gli scarichi, oppure potrei chiuderla e basta, e la chiuderò e basta. Perché? Perché ci voglio salire su questa RS6, voglio che Andrea si metta alla guida e voglio divertirmi. Luca, Montevecchia, ma Monza doveva portarla questa RS6. Mi ha sbagliato tutto. Però questo è il nostro percorso di test e noi le macchine le proviamo tutte qua per darvi dei riferimenti. E che riferimenti? V8, 4605 cavalli, perché noi siamo sulla versione Performance, 700 Nm di coppia, già 1700 giri. Luca, veramente, pochissime parole per questa macchina, fantastica. Però così mi sembra anche una macchina bella tranquilla alla bisogna. Guarda, noi siamo in questo momento su Comfort, sì. E su Comfort devi sapere che è una macchina veramente utilizzabile tutti i giorni, silenziosissima, addirittura i doppi vetri ed è insonorizzata da paura, anche le buche le assorbe bene nonostante gli pneumatici enormi, la spalla bassissima, ma anche sul pavé non è scomoda, è in città. Ho capito, ma servono tutti gli 8 cilindri per guidare tranquillamente? Guarda, ogni tanto compare lì nella scritta nel display stai andando a 4 cilindri, non perché 4 si sono rotti, ma per farti consumare un po' meno carburante quando vai così tranquillo, togli una bancata e si va in suppless. Cambio, 8 rapporti, Tiptronic, velocissimo, veramente velocissimo, sterzo diretto, dinamico, pauroso, ma è questa doppia anima che fa paura di questa vettura, fa paura nel senso positivo, perché la puoi veramente guidare tranquillamente tutti i giorni, trazione ovviamente integrale su questa versione Performance. Io però per fare un po' di rumore, perché questa macchina fa un rumore bellissimo, la metterei su Dynamic, anche se c'è traffico, facciamo solo rumore, tanto ormai è il giorno d'oggi, ma dove puoi andare con una macchina del genere? Se non in pista? Da nessuna parte. E allora facciamo un po' di brum brum, e qua di brum brum ce n'è. Eccolo qua lo scoppiettino, il rilascio. Purtroppo c'è traffico, siamo a Montevecchia giustamente, però la rotatoria noi possiamo farla anche in maniera un po' dynamic, no? Io mi attacco in dynamic. Dai, giù un paio di marce, magari mettiamo anche in manuale il cambio. Mamma mia, sei incollata, un pochino di sottosterzo si sente, e poi giù tutto il gas. E c'è DHL, andiamo più velocemente, se ci vuol dare la posta rimetto in drive. Ma hai sentito al limitatore? La marcia sta lì,
e senti questo bellissimo, bellissimo, veramente sarebbe da andare sempre in prima all'imitatore con non sarebbe tanto contento il motore. Non sarebbe contento il motore, ma ascolta un attimo, ma vuoi fare la prova fonometro? Perché? No, il fonometro mi sono rifiutato di portarlo perché il rumore è così bello. E poi ve l'abbiamo detto prima, questa macchina è insonorizzatissima. Sai che a 130 ti metti lì in ottava marcia, perché è 8 marce, Tiptronic, è a 2000 giri il motore. Guarda, veramente silenziosissima e un comfort incredibile. Poi magari passi il confine, sei in Germania, butti giù tutto il gas, scendono 2 marce in maniera velocissima perché il cambio è veramente veloce nonostante sia un Tiptronic, e pam, potenza sempre, e spinta sempre dietro la schiena. E poi tra l'altro dei sedili secondo me fantastici, perché anche qua uniscono il comfort alla sportività, ti tengono bene dentro con questa specie di alcantara, veramente top. Molto bella l'alcantara, poi non ti appiccichi mai e soprattutto sono avvolgenti ma stringenti quando hai bisogno di trovare la prestazione. Io devo dire che mi trovo comodo nonostante la nostra differenza di stazza sia pazzesca, però veramente io non ho niente da segnalare. Guarda anche come sto comodo così con lo spazio che ho. Tra l'altro in Dynamic diventa molto più rigida e cambia tanto anche la sospensione tra Comfort e Dynamic, proprio il comportamento. Critiche ce ne sarebbero, secondo me, solamente sulla plancia, perché è un po' tra virgolette vecchiotta, ma questa Audi non ha ancora subito il restyling che hanno subito per esempio A4, A3, eccetera eccetera, e quindi però chi se ne frega, perché uno si mette al volante di questa macchina e dimentica tutto, anche la plancia, cioè ci potrebbe essere qua del cartone e saremmo felici lo stesso. Esatto. Ok Luca, proviamo launch control? Proviamo. Tanto ci arriveremo subito alla velocità limite. Sì, giusto. Vai. Mamma, devo tirare il collo in avanti perché c'è una... velocità limite. Ecco, forse siamo un po' oltre la velocità limite, giù tutto freno, vai, già. Luca, è ovvio che siamo andati lunghi. Siamo arrivati forse un pochino più veloci della velocità consentita in questa strada, non lo diciamo a nessuno, ma era solamente 20 metri, abbiamo fatto 20 metri così. Sono rimasto senza parole. E ragazzi, una frenata impressionante. Abbiamo i carboceramici che se scaldati... Allora, già frenano di loro già molto bene, rimettiamo in comfort, se no... ok, se no fa un pochino troppo rumore il motore, che bello. Quando li scaldi un pochino diventano dei freni perfetti. E tra l'altro la risposta del freno, hai notato? Ma hai notato un'altra cosa? Che la risposta del freno è dinamica, cioè quando sente che tu premi velocemente il freno, le pinze aggrediscono prima i dischi. Guarda, io mi sono trovato in un paio di situazioni limite, detto in maniera molto onesta, e sono stato sorpreso dalla potenza frenante di questa vettura. È veramente incredibile, come è incredibile la capacità di carico. Io sono andato con Gabri e Chiara a fare un viaggetto e ci ho messo l'impossibile. No, ma infatti, capisci Andrea perché questa vettura non ha un costo praticamente abbordabile? Perché compri 3 macchine in sostanza. E poi tu capisci perché questa vettura ce l'hanno praticamente tutti i campioni sportivi di motori, di sport motoristici. Qualcuno ce l'ha anche sulle piste da sci, poi rimane impantanato, ma fa niente. Poi ci vuole l'elicottero per portarlo via, andiamo, la rompe e ne compra un'altra. Non fa niente, sono dettagli. 141.000 euro, Luca, sono 141.000 tantissimi. euro, sono tantissimi, un bilocale in periferia se vogliamo. Però Luca, sali a bordo di questa macchina e come hai detto tu prima, ne hai 3 in un colpo solo. Vediamo un attimino le dotazioni di bordo, cosa c'è, cosa non c'è, ci fermiamo. Se metto la retromarcia, entra la retrocamera con voluto un 360 la possibilità però, perché quello che dicevo prima è il tra virgolette cruscotto e sistema vecchio, il vecchio MMI. Per esempio non abbiamo il virtual cockpit, no. Abbiamo però lì davanti tante informazioni sulla navigazione, sul telefono, sui dati del consumo eccetera eccetera, però non possiamo più di tanto personalizzarcelo. Bellissimo il contagiri che ci indica con dei LED la zona rossa che varia in base alla temperatura dell'acqua e dell'olio motore. Hai visto, appena accendi non puoi andare sopra i 5.000 giri, poi pian piano puoi usare sempre un pochino di più. E a destra il tachimetro. Abbiamo un pulsante personalizzabile che io ho settato come Drive Select e senti solamente come cambia da comfort a dynamic il motore anche quando siamo fermi. È vero, veramente, veramente interessante, e secondo me sono quasi certo che non sia drogato alle casse. Ma Luca, galleria della Serravalle, molli l'acceleratore, scoppiettio, Pazzesco, vabbè, ci siamo capiti.
Bellissimo il carbonio, che è vero che va a completare completamente la plancia dappertutto. C'è il touch qua per andare a cambiare radio velocemente o anche per andare a inserire indirizzi. Luca, io non lo faccio il 40-50, lascio stare perché vabbè non ha proprio, Sto giro lascia non ha stare, proprio senso. E tra l'altro mi piacciono tantissimo i Matrix LED, non solo perché fanno tanta luce in automatico, illuminano dove c'è bisogno che si illumini, ma perché sono sottilissimi, bassissimi e secondo me esteticamente stupendi, con la freccia ovviamente che si rincorre dinamica. Andrea, tu hai detto 141.000 euro, qui abbiamo 15.000 euro di pacchetto Dynamic Plus. Va messo. Anche perché noi prima non abbiamo dato i numeri dell'accelerazione, Andrea, da 0 a 100 in 3 secondi e 7. A me ho avuto un mal di schiena da quanto ho dovuto stare così Esatto, davanti, esatto. Quanto mi ha attaccato. La velocità massima è di 305 km/h, neanche quella avevamo detto. Solo se comprate però il pacchetto, se no è autolimitata, Esatto, a 250-280. giusto. Sì. Ovviamente possiamo rinunciare a qualcosa, tipo il pacchetto Allora, io sono un motociclista della prima ora, avevo un CBR 600 e allora la Krapovic me l'ero fatta, ma l'avevo pagata 500.000 lire perché Non- si andava ancora non di 9.000 lire. euro Non come 9.000 euro come no. su queste, che tra l'altro fa già un rumore bellissimo di suo, quindi quel pacchetto possiamo anche evitarlo. rimangono comunque 141.000 euro per una vettura che ovviamente portata così all'estremo ha consumi che sono superiori alla media. In città facciamo i 5, a 130 facciamo i 10, a 110 facciamo i 13, insomma sono Sì, ma chi cifre. se ne frega, ma se tu- Guarda Andrea, ti ma- racconto, prima sono andato a fare 20 euro di benzina, Ma che barbone! l'autonomia è cresciuta di 100 km, praticamente ogni 10 euro 50 km di autonomia per utilizzo che ne stavo facendo io in quel momento. ogni anno devi cacciare 5.220 euro di superbollo. Ma tu dici, ma che ti frega Ma di che 20 ti euro di frega di benzina? 20 euro di benzina? In effetti hai ragione. Io sono comunque 600 sempre per il partito dell'abolizione del superbollo. Ricordiamo il tassa pacchetto iniqua. e il programma Tassa assolutamente politico. iniqua. Cioè, vabbè, dai, chiudiamo questa parentesi. Comunque i sistemi di sicurezza sono già 2.0 su questa vettura perché abbiamo il cruise adattivo che arriva fino a 0 km all'ora, il sistema che mantiene la corsia attivo, quindi lavora sullo sterzo, tutti tarati in maniera perfetta. Però purtroppo lo specchietto è ancora con questo bruttissimo cornicione in plastica. Ottimo il sensore dell'angolo cieco perché il LED è enorme ed è nella calotta dello specchietto retrovisore. Ed è dimmerato. È dimmerato. La frenata di emergenza, mamma mia quant'è attiva, stavo per andare a sbattere Quanto contro la emerge. macchina, non perché fossi Ma perché va distratto, troppo veloce ma questa macchina. perché onestamente non mi sono reso conto quanto avesse frenato quello davanti, allora ho iniziato a fare la mia frenatina, ma proprio impiombato, facendomi capire che sarei dovuto stare più attento. Bellissimo anche il tettone elettrico con anche la tendina elettrica che va a chiuderlo se c'è il sole. Luca, andiamo in pista con sta cavolo di macchina. Adesso salutiamo tutti, chiudiamo questo video. Sì, ci la buttiamo macchina è giù dalla perfetta, collina. se avete 141.000 euro compratela perché voglio dire non guarderete altro che la strada e non ascolterete altro che il rumore, lo scoppiettio del motore in accelerazione ma soprattutto in rilascio. Comunque 146 perché c'è anche il primo anno di Superbollo. Ah, ok, giusto. 146. Vabbè, dai, 150. 150. E ci fai anche lo champagnino per brindare. No, fai anche 2 mesi di benzina, forse. Esatto, fai 2 mesi di benzina. Benissimo. Vabbè, ragazzi, su questa RS6 non c'è nient'altro da dire. Ce la Per vedrai me e basta. è fantastica. No, una cosa da dire ce l'ho. Sentiamo, la comprerò. Non l'avevo mai guidata. Ecco, Adesso che l'ho guidata ho capito perché ha questo fascino sì. e Ci fa il pensierino, ci fa il pensierino. Tentenno Ci fa il perché pensierino, tu sai attenzione. e gli amici di Automoto sanno che io sono un porschista, le adoro perché hanno questo equilibrio su usabilità, sportività che ho ritrovato forse accentuato su questa RS6. E dopo questo spazio stile Rai Nettuno direi che possiamo chiudere la retroprova. Sì, anche perché la non ho- retroprova, la videoprova. Anche perché non ho 150.000 euro. quindi infatti, quindi togliti rimane il problema, nei continui- sogni. continui a Oggi vedere la la tua Lada riportiamo Niva. a Verona e Esatto. quindi E basta RS6 è stato bello. E Voi mi viene un po' fateci da sapere piangere. che cosa ne pensate nei commenti, magari senza insultarci, eventualmente se ce la fate. Automoto.it, YouTube, social, quello che volete ragazzi, insomma scrivete. Ciao. Andiamo a fare 2 traversi, vai in pista ovviamente. Sì, in tutta sicurezza. Ma senti, anche se tu metti in folle, acceleri. Cioè facciamo così, in folle, a 50 all'ora facendo brum brum. Bellissimo! Vabbè dai, rimettiamo in drive, ci sono spaventati qua ragazzi.